Oggi in recensione, carissimi utenti, cosa andiamo a recensire? Andiamo a recensire questa bellissima scheda Wi-Fi della TP-Link, che serve ovviamente per prendere il segnale Wi-Fi, quindi si va a installare sui nostri computer desktop, quindi per intenderci i case, quelli fissi, si va a installare proprio per prendere il segnale Wi-Fi. Perché scelgo sempre TP-Link? TP-Link è comunque una marca che effettivamente come schede PCI, Wi-Fi, USB, insomma tutte queste schede che si vanno a inserire nella nostra scheda madre è davvero già da anni nel mercato e continua a confermarsi una grande casa. Lo potete vedere già da anni, è conosciutissima come modem, come router, quello che sia, come switch di rete, qualsiasi cosa. Magari effettivamente se ne sente parlare poco perché comunque ormai quando noi andiamo a dato che era conosciuta, vi stavo dicendo, come switch, come modem, router, prima, molto tempo prima, quando noi attivavamo una nuova linea DSL, non si poteva scegliere se farsi mandare il router brandizzato Telecom, Fastweb, Aruba, quello che sia, oppure procurarcene uno noi. Prima era molto più semplice e quindi proprio era conosciuto perché di quanto costava il modem in affitto, che era su per giù sui 5-6 € al mese, alcune volte 8 € in più. La gente, anziché andarsi a far pagare questo piccolo abbonamento di questi router brandizzati, si procurava i modem TP-Link che costavano poco per la qualità che avevano e devo dire che funzionavano veramente bene. Soprattutto a noi tecnici semplificavano la vita di installazione e configurazione di una nuova linea internet perché erano davvero, davvero semplici. Anche un ragazzino di 10 anni, 11 anni, quello che sia, riusciva a configurare il nuovo router perché c'era un wizard veramente guidato, basilare e semplicissimo. Quindi, questo per dirvi la marca che ancora tutt'oggi resiste, soprattutto con questi altri dispositivi PCI. TP-Link. TP-Link praticamente ha un Bluetooth 5.2 compatibile, è il modello AX1008 come potete ben vedere, ha un super Wi-Fi, praticamente ha un Wi-Fi 6, quindi veramente arriva sino a 1200 megabyte per secondo, è davvero un ottimo Wi-Fi. È una scheda PCI adattabile, quindi direttamente sempre la possiamo andare a inserire con questo micro, quindi PCI ovviamente, già ne avevamo parlato se avete visto nella scheda madre che avevo recensito, questa praticamente è una di quelle schedette che può essere alloggiata nei nostri dispositivi PCI. È davvero una buona scheda, perché prende segnale veramente ovunque, cioè io praticamente montandolo nella casa non ho avuto mai problemi con questa scheda a prendere o perdere segnale. Non dico che la velocità è come il cavetto, perché questo non può essere mai, nemmeno se acquistate, per intenderci, un Asus ha 3 antenne, questa come potete vedere nella confezione ha solo 2 antennini ed è veloce perché di solito si trova quella classica con un antennino. Però vi posso dire che la differenza è non tanta con il cavetto LAN diretto diciamo al nostro computer, e devo dire che come velocità Wi-Fi fra tutte quelle Wi-Fi è davvero, davvero prestante. Quindi che dirvi, io vi consiglio questa scheda, non costa molto perché addirittura questa si trova credo a meno di 17 € su Amazon per ora, quindi la consiglio solo per questo, perché effettivamente altre schede, soprattutto Asus, che figuriamoci una marca che io ovviamente consiglio sempre, magari è superiore come qualità, è superiore come velocità, però lì dobbiamo andarci a mettere nelle manine sui 50-55 € alcune volte anche 70 € di quella scheda. Quindi secondo me una buona accordo fra qualità e prezzo è proprio questo. Questa TP-Link abbiamo detto la X1008. Che dirvi, se avete bisogno di una scheda Wi-Fi PCI o se state cercando qualche scheda, questa io comunque ve la consiglio. Poi voi siete liberi di comprare quello che volete. Qua non si sponsorizza sempre nessuna casa. Ciao a tutti.